Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo un impasto per pizza o per schiacciata o per focaccia ad alta idratazione con la planetaria. Ok, sembra impossibile, ma ho trovato una ricetta dopo anni di tentativi che insomma sembra riuscire abbastanza bene. Voi iscrivetevi al canale, fatemi pubblicità, mettetemi like al video, iscrivete i commenti, come sempre pizza e andiamo a cucinare. Allora adesso voglio farvi vedere come fare l'impasto per la pizza o per la schiacciata con la planetaria. Ho messo nel bicchiere della planetaria mezzo chilo di farina, più o meno la grandezza del bicchiere delle impastatrici diciamo di casa a questa dimensione qui. Quindi non supererei il mezzo chilo di farina, perché poi ci va aggiunto 400 ml di acqua, quindi già arriviamo quasi in cima, se no non riesce ad impastare per bene. Quindi eventualmente la fate 2 volte, oppure guardate il mio tutorial su come farla senza l'impastatrice. Allora, come dicevamo, ho messo la farina nel bicchiere, c'è il lievito a sciogliere qui nell'acqua, ci metto come sempre mezzo cucchiaino di zucchero e lo facciamo un attimino sciogliere. Allora in questo caso facciamo il contrario, ci metto farina e sale subito. Se avete il lievito secco mettete il sale dopo, mettete subito il lievito. Metto 10 grammi di sale, con l'accessorio a foglia lo facciamo girare mezzo minuto, piano, non ad altissima velocità. A questo punto ci aggiungiamo l'acqua e lo facciamo un po' andare. Ok, ha girato un paio di minuti, ci aggiungo il lievito e lo faccio girare un altro paio di minuti. Ok, ora ci aggiungo 20-25 grammi di olio e poi lascio andare a velocità abbastanza alta. All'inizio 2 minuti a velocità diciamo media, dopodiché l'alziamo quasi al massimo, lo facciamo andare per 10 minuti d'orologio. Ok, ci vediamo tra 10 minuti. L'impasto, cioè l'impastatrice ha lavorato una decina di minuti, ne ho fatti 5 a media velocità, 5 a massima velocità. Adesso ci ho messo questo perché non schizzasse, se riesco a levarlo. Ecco, praticamente viene un impasto, vediamo se riesco a farvelo vedere, liquido, lo faccio vedere qui, molto liquido, come quell'impasto che abbiamo fatto a mano, però in questo caso ho fatto tutto l'impastatrice. Quindi io ci rimetto questo, che è il suo accessorio, sopra, un pezzo di pellicola, così a chiudere diciamo il buco sopra, e la lascio 10 minuti a temperatura ambiente a far un po' lievitare, dopodiché la azioniamo per qualche minuto come se simulassimo le pieghe che abbiamo fatto senza l'impastatrice. Quindi ci vediamo tra 10-15 minuti. Allora, sono passati una ventina di minuti circa, scarsi. Levo la pellicola, ci levo anche questo così vedete meglio. L'impasto è liquido, appiccicoso e con un sacco di bollicine. Adesso azioniamo la planetaria a velocità media per 2 minuti, ok, in questo modo così, e lo lasciamo andare 2 minuti, dopodiché aspettiamo altri 15 minuti e lo rifacciamo. Ok, l'impasto ha riposato un quarto d'ora, rimuovo la pellicola, rimuovo il coperchio. Come si può notare adesso ci sono molte più bolle di prima, però è ancora veramente molto liquido. Quindi rimetto giù il gancio, velocità media 2 minuti e mezzo. Allora, ho riazionato la planetaria per un altri 2 minuti, adesso la spengiamo e rimuoviamo il tutto. Come vedete è ancora molto liquida, vedi come viene via dal gancio per esempio. Allora rimuovo
questa, e la travaso qui, almeno si vede meglio, così poi dopo la metto a riposare. Sembra una crema più che un impasto. Ovviamente la cosa comoda è che ha lavorato tutto l'impastatrice, noi non abbiamo fatto niente se non azionarla ogni tanto. Allora adesso la copro con la pellicola che sia ben sigillata, ben ermetica, e la metto in frigorifero per 24 ore, per cui ci vediamo domani. Eccoci, allora il nostro impasto fatto in planetaria ha riposato 24 ore in frigorifero. Adesso è molto liquido ancora, vedete? Quindi cosa facciamo? Lo mettiamo su un tagliere infarinato e gli facciamo delle pieghettine in maniera tale che comincia a prendere un po' più di struttura. Con l'aiuto di una spatolina infarinata lo facciamo scendere sul tagliere. Mi aiuto con una spatolina per fargli delle pieghe in questa maniera. Vedete come è ancora veramente molto liquido? Ok, allora lavoriamo in questo modo. Allora, mentre lui si riposa un attimo, sono preparato qui una tagliettina. Adesso la oliamo, ne levo una porzioncina per far, che mi sembra tanta questa qui, diamo un po' di farina e continuiamo a fargli un po' ancora questo lavoretto qua. Mi aiuto con questa spatolina, con questa insomma spatolina di legno, la infarino per bene e proviamo a trasferircelo sopra. Ecco qua, mi infarino un attimo le mani, lo stendiamo in qualche modo così. Il problema della planetaria con un'alta idratazione è proprio questo, che l'impasto non riesce a prendere subito la sua struttura, ma il risultato poi sarà comunque buono. Ok, adesso mi rinfarino un attimo le dita e facciamo così dei buchi, sono quelli poi dopo che danno la caratteristica forma della schiacciata toscana, perché accoglieranno l'olio e il sale che ci metteremo. Allora, perfetto, allora come dicevamo, olio, è anche detta schiacciata all'olio, quindi un po' d'olio ci va. Vedete come entra nei buchi lasciati dalle dita? Perfetto. Poi un pochino di sale fino, perfetto. Io ci metto anche qualche granello di sale grosso perché mi piace trovarlo sotto i denti. Se non mi piace non lo mettete, è assolutamente opzionale. Ecco fatto. Allora, questa va in forno statico 250 gradi o comunque il massimo che il vostro forno, a cui il vostro forno arriva, nella parte più bassa, così scoperta. Eccoci con la schiacciata toscana. Allora, vediamo com'è venuta. Bella, a occhio sembra bella. Ora si prova a tagliarla e si guarda. Allora, calda ancora, guardate, vedete com'è dentro, brucia, così, soffice, fragrante. Si prova a assaggiarla un pezzettino. Eccolo qua, questo è il risultato finale, vedete com'è eccezionale. Mamma mia, buonissima. Alla fine ha cotto mezz'ora, è buonissima, è perfetta, è buonissima così. Oppure la potete aprire e farcire a piacimento. Questa viene buona con tutto, il prosciutto, il tonno, insomma quello sbizzarritevi voi. Fatela, fatemi sapere.